Buongiorno, ben ritrovati. Oggi concludiamo il capitolo della propagazione delle piante parlando di una tecnica di moltiplicazione particolare che è l'innesto. L'innesto consiste nell'unione di due soggetti. Uno è detto portainnesto, l'altro è detto nesto. Il portainnesto fornisce le radici e quindi la parte basale della pianta, il nesto fornisce la parte della chioma. Diciamo subito che non è realizzabile su tutte le piante, ci vuole affinità tra i due soggetti e qui si apre un capitolo immenso, per cui non stiamo a trattare questo capitolo perché diventerebbe eccessivamente dispersivo, anche perché vedremo che questa tecnica è poco usata nel bonsai. Alcune piante sono assolutamente incompatibili e quindi non tollerano di essere innestate con un'altra specie. Come dicevo, è poco usato nel bonsai, è abbastanza di difficile esecuzione, bisogna stare anche molto attenti a non ferirsi e soprattutto alla fine potrebbe produrre un callo di cicatrizzazione. Il punto in cui il nesto si inserisce sul portainnesto può generare un callo che dal punto di vista estetico nel campo del bonsai è molto negativo. Nel campo della frutticoltura può essere anche tollerato perché non è l'estetica che fa, ma è la produzione. Vediamo adesso in concreto come si può realizzare. Gli innesti si dividono ce ne sono diversi tipi, a corona, a spacco, a triangolo, a gemma, però nell'ambito del bonsai quegli unici due che andiamo ad accennare sono l'innesto laterale e l'innesto per approssimazione. L'innesto laterale l'ho qui riassunto con alcuni disegni. Vado a praticare un taglio fino a mettere a nudo il cambio della pianta, cioè quella striscetta verde che c'è sotto la corteccia. Mi procuro un rametto al quale magari taglio un poco le foglie e pratico un taglio netto, pulito sulla parte basale e anche obliquo il taglio deve essere. Inserisco questo rametto nel taglio che ho praticato, lo lego bene con degli elastici o con del semplice cellophane, metto del mastice per innesti che protegga la ferita e chiudo il tutto con la solita caramella che abbiamo visto anche realizzare per la margotta. In questo involucro di cellophane inserisco una pallina di muschio che tengo sempre umido in modo che nelle settimane che il nesto dovrà rimanere sopra il ramo prima di attecchire, prima di saldarsi completamente, non vada incontro a disidratazione. Normalmente questa tecnica si può realizzare in primavera, estate. Ovviamente non dovrò mettere la pianta che ha questo innesto direttamente al sole perché sennò l'effetto serra procurerebbe la morte sicura del piccolo nesto che sono andato ad inserire. In questo modo potrei riuscire ad infoltire alcuni rami e ottenere dei risultati discreti senza grossi calli di cicatrizzazione perché vado a lavorare su dei rametti piuttosto piccoli. Adesso vediamo in concreto alcuni esempi. Questo è una pianta di limone, vedete che è stata innestata, che però ha prodotto questo brutto callo di cicatrizzazione. Vedete che questo è il nesto, questo è il portainnesto, a livello delle giunture si è formato tutta una callosità che onestamente non è molto bella. Proprio su questo soggetto lo prendo ad esempio per dire che nella parte basale gli mancano parecchi rami, quindi può essere che nella prossima stagione pratichi un innesto laterale con un piccolo nesto per avere una maggiore ramificazione in questo tratto di pianta e cercare di ottenere un esemplare un po' più bello di quello che vediamo ora. L'innesto per approssimazione consiste nello scortecciare una pianticella normalmente di dimensioni più piccole dell'altra e scortecciare la pianta che deve ricevere l'innesto, appoggiare le due parti che abbiamo tagliato e legarle in maniera piuttosto stretta. Io qui ho usato una fascetta da elettricista, ma si può usare anche altri tipi di legamenti.
Nel corso della stagione vegetativa le due piante cercano di cicatrizzare le due ferite, quindi normalmente si ha la fusione delle due pianticelle, quindi questo è l'innesto per approssimazione. Nel bonsai è molto usato, bisogna anche lì vedere di usare la stessa specie, addirittura la stessa pianta. Queste sono talee che io ho ottenuto dalla stessa pianta, così sono sicuro che le due specie sono affini e si possono saldare senza procurare calli di cicatrizzazione. Per oggi è tutto, vi saluto e vi ringrazio dell'attenzione.